In questa lezione vi insegnerò a decorare delle tazze. Faremo delle tazze per sublimazione con la famosa Cricut Mug Press. E a questo punto vi faccio vedere i materiali. Ci occorrono i Cricut Infuse Ink, che sono dei pennarelli specifici che servono per la sublimazione. Occorre la macchina apposta per la cottura e delle tazze sublimatiche. Io ho scelto queste qui praticamente con l'interno colorato e il manico colorato. A questo punto vi faccio vedere, ho preparato il disegno con una matita HB e mi sono procurata un pennellino, si possono usare anche pennarellini ad acqua con serbatoio e poi ho logicamente tutti i pennarelli sublimatici e dell'acqua e dello Scottex. Vado innanzitutto a fare, siccome è una tazza con il nome, vado innanzitutto a preparare il nome e a scontornare le parti principali del soggetto. Per esempio, iniziamo da questo. Logicamente le scritte, come potete vedere, andranno fatte capovolte perché bisogna usare della carta, in questo caso è una carta, io sto usando di una grammatura non troppo spessa perché poi questa andrà avvolta attorno alla tazza che andrà poi in cottura. Possiamo stare attenti a definire bene tutte le parti. Ok, ecco qua. Questo è il nome rovesciato e ora andrò anche a dettagliare meglio il mio personaggio, che in questo caso si tratta proprio di Pippo. Mi scelgo i colori anche necessari per fare Pippo e innanzitutto cerco subito di scontornare le parti. E qui faremo i suoi denti, 1 e 2. Poi vi mostro il risultato finale. A questo punto vado a fare anche l'Arabella. Ecco anche l'Arabella. Poi a questo punto devo fare Pluto.
E ora andiamo a dipingere con questi pennarelli. Come funziona? Allora, Pluto ha la lingua rossa e quindi io vado a preparare il mio rosso qua, con il pennarellino bagno, preparo il colore diluito e poi vado a mettere il rosso qui dove c'è la lingua di Pluto. Rossa è anche la lingua di Pippo. Il collarino, anche quello lo posso fare rosso. Ecco qua. Se voglio cambiare punto di rosso, posso prendere anche altri tipi di rosso e vado a cambiare e faccio un rosso magari anche più intenso. Poi Pluto, sinceramente, è tutto marroncino, ma posso andare a prendere quest'arancio, anche se i colori vi sembrano che non colorino, in realtà sono molto coprenti e ne basta poco di colore che va comunque diluito. Del giallo, dell'arancio, l'arancio e del marrone. Un po' più scuro. Poi, combinando tutti questi colori assieme, preparo un po' il colore, metto anche un po' più di giallo, cerco di ottenere il colore di Pluto, anche un po' di questo marrone. E andiamo a fare Pluto. Deve essere un dipinto acquerellato, l'effetto acquerellato, a me non piace l'effetto troppo marcato e quindi verrà comunque con colori abbastanza tenui. Poi posso fare i fiori colorati. Questo è intanto uno che poi andremo a cuocere. Questo è il primo che andrà in cottura. Nel frattempo posso fare Clarabella.
Ok, questo è l'altro e poi alla fine lo facciamo lui. Allora, colori. Cappello blu. Questi sono appunto i 3 lavori e ora vado ad accendere, metto via i pennarelli, metto via i colori. A questo punto prendo la mia Cricut Mag Press, dopo averla sistemata vado ad accenderla fino a che non diventerà verde. Io non posso iniziare a lavorare. Intanto preparo le mie tazze. Devo prendere della carta da forno, devo prendere appunto della carta da forno, devo prendere dello scotch apposta e vado a ritagliare poi per proteggere appunto il mio lavoro. Taglio più o meno la carta della misura. Ne taglio tutti e 3, più o meno perché devo rivestire la mia carta con questo foglio di carta da forno, affinché non mi si stufi, non si bruci la tazza. A volte i fumi, i vapori, insomma, fanno effetti non graditi perché possono fare ingiallire la tazza. Allora va comunque sempre coperta, rivestita. Ecco fatto. Mentre aspetto che si scaldi, ora vado a decidere le tazze. Per esempio, vorrei mettere il verde a questa, logicamente va messa a capovolta in questa maniera e posiziono la tazza meglio è ripulirla anche da impurità o elementi vari e vado a mettere la mia tazza. Assicuro che il disegno sia ben centrato, prendo il mio nastro e vado a prendere un pezzettino di scotch per sublimazione. Faccio aderire molto bene la tazza, sia da questo lato, posizionandola centrata, logicamente. La misura che ho scelto è circa 9 cm per 21. Ho visto la misura giusta per fare le tazze affinché il disegno risulti preciso. Metto il mio scotch qua, poi andrò a fermare anche, mi assicuro che tutto sia a posto. Vado poi a mettere anche la carta questa che ho ritagliato, appena ritagliata, a protezione, vedete? Metto questa carta a protezione fermandola nuovamente con dello scotch
resiste a alte temperature. Ecco, a questo punto fisso nuovamente questa protezione. Ok, posso decidere anche di fissare la parte sotto o sopra perché sia ben aderente. Meglio mettere un po' di scotch in più, anche se questi prodotti sono costosi, però vi garantisco che è meglio assicurarsi che poi aderisca, soprattutto in corrispondenza dove abbiamo fatto il disegno, sia sopra che sotto. Allora, a questo punto vi faccio vedere come funziona. Prendo la mia macchinetta, che a questo punto è diventata verde, vedete? L'apro, posiziono la tazza, così bella preparata, stando attento che tutto corrisponda. La metto centrata qua, più da questo lato, e poi chiudo. Mentre chiudo e vado a spingere, la tazza, vedete, si chiude e viene perfettamente sigillata. Posso decidere anche, perfettamente sigillata. A questo punto inizierà il procedimento di cottura e vedrete che lampeggiano questi vari via via LED e vedete che prima ce n'è uno, poi due, quando arriviamo al 5 vuol dire che la tazza è pronta. A questo punto io vado a preparare anche le altre. Ecco, la tazza è pronta, ha suonato in questo momento, di conseguenza può essere tolta. Apro, brucia molto, quindi la devo posizionare in un posto dove di sicuro non avrò problemi. Vado a metterla da un'altra parte, scusatemi. Metto a questo punto la tazza, per esempio, di Clarabella. Così, solito discorso, riparte da zero. Dopo faremo anche quella gialla. Allora andiamo a mettere l'ultima, quella gialla. E riparte tutto. Nel frattempo potrei intanto andare a vedere come è venuta questa, che si è leggermente freddata, poco, ma insomma. Levo lo scotch. Il disegno rimane impresso anche sulla tazza. Guardate. Questa è la tazza, non so se riuscite a vederla. Carina, secondo me, che altro dipinta a mano. E qui vedete rimane impresso comunque il disegno. Ora andremo un po' a vedere come è venuta la rossa. Vediamo.
Vi faccio vedere la rossa, brucia ancora, ma insomma prova a aprirla. Ecco, brucia tantissimo. Ecco. Brucia da morire. Devo dire, è carina anche questa. Non so se riuscite a vederla. Bellina. E poi andremo a vedere per ultimo il canino. Eccoci all'ultima tazza. E aspettiamo l'ultimo lampeggio. Eccoci qua. Spengiamo tutto e apriamo. Ecco, a questo punto anche questa tazza è pronta e vediamo com'è venuta. Ora devo aspettare sinceramente che si freddi un pochino, sia la macchina sia la tazza, perché brucia da morire. Vedete anche qui? Cioè, vi dicevo di mettere a protezione. Ah, brucia tantissimo, vado a buttare via anche questo. Aspettiamo 2 secondi a aprirla perché brucia da morire. Via, deve aspettare. Metto via questo. Eccoli tutti e tre, pronti. Se il video ti è piaciuto, puoi sempre lasciarmi il tuo like e ricordati che puoi ordinarmi anche una tazza per fare un regalo personalizzato. Ciao ciao!